Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, questa sera utilizziamo gli oracoli delle rose, che sono degli oracoli nuovi arrivati da poco, quindi li studieremo anche un po' insieme. Come potete vedere ho già preparato i due mazzetti, allora abbiamo il mazzetto 1 con la stellina oro, il mazzetto 2 con quella verde, scegliete la vostra variante, io intanto spiego per coloro che è la prima volta che magari approdano in questo tipo di video, che sono interattivi e che sono stese generali, quindi costituite da tante energie, ci sono tante situazioni, siete tantissimi, quindi naturalmente sono stese che non possono risuonare con tutti e non sostituiscono in alcun modo un consulto privato, sono semplicemente delle stese generali nella quale voi potete in qualche modo trovare delle frasi, delle parole o anche per alcuni potreste proprio sentirla risuonare tutta, ma deve in qualche modo darvi un messaggio, un consiglio, qualcosa che vi può aiutare per risolvere la vostra situazione, le vostre difficoltà. Sono video validi dal momento in cui vengono visti e vanno bene per tutti i tipi di coppie, quindi donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne e coppie arcobaleno. Naturalmente io canalizzo pensando che dall'altra parte ci sia un uomo, perché essendo donna vado meglio proprio a parlare, ma se siete uomini basta che giriate il sesso. Allora, io parto subito con la variante oro. Se non vi è bastato il tempo, stoppate il video, fatelo con tutta tranquillità e serenità. Io metto qua la stellina e andiamo subito ad aprire le nostre carte, che spero vediate. Allora, che cosa abbiamo qua? Beh, sicuramente abbiamo una persona che sente delle forti emozioni nei vostri confronti, cioè vi guarda con amore, con attenzione, è una persona che sente una forte connessione. Ehm, Voi guarite il cuore di questa persona, quindi aumentano le emozioni, aumenta anche il tempo in cui questa persona riesce a godere del vostro rapporto, quindi è un uomo o una donna che qui potrebbero sentire proprio un benessere molto importante in vostra presenza. È un uomo qui che ha un senso di forte protezione verso di voi, percepisce di dovervi proteggere, di dovervi star vicino ehm, e sente una forte, forte attrazione. Qui c'è attività reciproca, desiderio di passare del tempo insieme, il benessere, ehm, anche l'insegnamento che voi date a questa persona o che ricevete da questa persona. Qui probabilmente c'è proprio un nutrimento reciproco, o almeno questa persona percepisce questo, il fatto di poter creare anche delle attività insieme perché è proprio al centro della stesa questa energia, l'espressione proprio della creazione, quindi probabilmente qua per alcuni di voi fate anche dei progetti insieme ed è un uomo che ha l'istinto anche quasi paterno, cioè sente di dovervi proteggere, di dovervi supportare, è una persona che è fedele alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, ha bisogno di ascoltarvi o voi ascoltate lui, quindi cercate naturalmente di cucire la situazione e stando in vostra compagnia guarisce degli aspetti della propria vita che in qualche modo lo hanno ferito o l'hanno portato a certi comportamenti, certi atteggiamenti. È anche una persona però che sotto alcuni punti di vista non vi capisce proprio in pieno. Qui per alcuni di voi potreste essere in un rapporto dove ci sono delle differenze, non so, per esempio uno è un titolare, l'altro datore di lavoro o anche un tutor. Qua c'è qualcuno che sa di più e qualcuno che, diciamo, sa di più, è più esperto e qualcuno che è più invece acerbo. Ora dovete un attimo capire chi è tra di voi questa persona, perché potrebbe essere anche un pensiero che quest'uomo ha verso di voi. Naturalmente può essere anche una situazione reciproca, cioè quindi due persone che hanno delle competenze in delle situazioni diverse in qualche modo
vi aiutate reciprocamente, perché qui c'è proprio un supporto e questo aiuto, che può essere anche l'insegnamento, qua mi parlano di apprendimento e di insegnamento, quindi può essere anche un docente, un istruttore, qualcuno che sta guidando o si sente guidato da voi. In ogni caso ci sono delle attività nella vostra situazione, nella vostra relazione e questa persona prende atto del fatto che è un rapporto che funziona, un rapporto che gli dà emozione e che lo aiuta a guarire profondamente. Vediamo con gli oracoli del vorrei dirti che per la variante 1 che cosa emerge ancora. Ho bisogno delle tue attenzioni. Amo un'altra donna, un'altra persona, un altro uomo. Ho bisogno di stare da solo. Nessuna è come te e caduta. Voglio che tu sia solo mia. Lo so che ho rovinato tutto. Allora, qui ragazzi e ragazze, mi fa un po' pensare che la situazione sia in realtà non manifesta da parte di questa persona, nel senso che, allora, per alcuni è un uomo innamorato di voi, che prova delle emozioni per voi, che sente di dovervi proteggere, di dovervi star vicino e vi vuole. Qua dice ho bisogno di stare da solo perché probabilmente questa persona deve anche riflettere su quello che sta facendo, su quello che prova o ha dovuto riflettere. Quindi per molti di voi potreste essere in fase di distacco o averla già vissuta, però dice ho bisogno delle tue attenzioni. Quindi è una persona che comunque si rende conto che la vostra presenza è molto importante nella sua vita e che fate parte della sua vita, dice nessuna è come te e voglio che tu sia solo mia. Quindi probabilmente qualcuno, o voi anche siete impegnate, questa persona è un po' gelosa e perché sta bene con voi e vi vuole, però dice lo so che ho rovinato tutto, quindi probabilmente per qualcuno di voi qua c'è un rapporto lavorativo o un contesto in cui questa persona non si può proprio aprire più di tanto o era partito qualcosa ma poi è stato bloccato per il contesto, per la situazione, perché magari uno dei due è impegnato, qui dovete capire voi la vostra situazione, poi magari mi dite anche nei commenti. E per altri invece qui è una persona che ama un'altra donna, un altro uomo e pensa di voi che proviate voi questi sentimenti, questa attrazione. È una persona comunque che ha intenzione di supportarvi, ha intenzione di stare bene con voi e sta proprio bene, cioè nel senso gli date un nutrimento sotto un certo punto di vista, però è un uomo che di fatto ha una relazione con un'altra persona e sta bene. Quindi andiamo a vedere un po' un oracolo motivazionale per voi, cosa dovete guarire o comunque in cosa vi potete aiutare per poter riportare la situazione in modo che possa essere piacevole. Allora, sono al centro della pace. In pace vivo, mi muovo e sperimento la vita, resto concentrata nella pace interiore e trovo la pace anche nel mio mondo esteriore. Quindi qui le carte sostanzialmente vi invitano a vivere con serenità, cioè non prendetevela nell'atteggiamento di questa persona, nelle parole che questa persona magari vi lancia, vi manda, cercate la vostra pace interiore perché non la troverete con l'intervento di altre persone, cioè se non siete in pace voi con voi stesse e poi con le altre persone naturalmente le cose possono solo peggiorare perché ognuno ha il proprio carattere, il proprio modo di vedere le cose. Vediamo un consiglio, prendiamo due carte. Fidanzamento, troppe. Allora, qua vi dicono fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato, relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato. Allora, qui le carte, beh, innanzitutto vi invitano a non bloccare il rapporto, cioè qui le carte vi stanno dicendo aspettate, abbiate pazienza, lasciate che questa persona si schiarisca le idee o o capisca determinate situazioni, perché è in fase di consapevolezza di molte cose. Il vostro rapporto potrebbe aumentare di livello, quindi
lasciate che questo avvenga e le relazioni del passato mi riguardano il fatto di accettare qualcosa che avete avuto nel passato che vi sta bloccando in questa relazione o nel comportamento che avete con questa persona. Lasciate andare e accettate, comprendete l'importanza della familiarità che avete con questa persona. Allora, vediamo i segni zodiacali per la stellina oro. Qui abbiamo subito il segno del leone che si è lanciato decisamente fuori dal mazzo. Eccolo. Allora, l'acquario, qua abbiamo il sagittario, un'altra carta mi è caduta. Allora, il segno del cancro. Prendiamo l'ultimo segno zodiacale per voi della variante 1. E qua abbiamo i segni d'aria, quindi è molto marcato l'acquario, ma poi abbiamo anche i gemelli e la bilancia. Quindi naturalmente ditemi un po' nei commenti se sentite risuonare la stesa. Io metto i segni zodiacali per darvi un ulteriore spunto per riconoscervi all'interno della lettura, però ricordo sempre che non sono indispensabili, cioè se la stesa vi risuona moltissimo ma non c'è il segno zodiacale, non importa, vale comunque la stesa perché è molto più importante. Va bene, variante della stellina oro, io vi ringrazio moltissimo per seguire i miei video, per l'affetto che mi dimostrate. Io vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico. E nulla, se mi volete contattare privatamente per informazioni o per un consulto privato, perché io faccio vari tipi di consulti, tra cui anche canalizzazioni, approfondimenti, faccio anche la lettura della costellazione familiare con le carte dei NAT, che sono molto particolari. E nulla, se volete informazioni mi potete contattare via mail oppure anche via WhatsApp e trovate tutto sotto nella descrizione di ogni video del canale. Io adesso raccolgo le carte, vi auguro una buona serata e vi aspetto domani con un prossimo interattivo. E adesso passo alla variante numero 2. Allora, per coloro che hanno scelto la stellina verde, la metto subito qui, andiamo a stendere le carte e andiamo a vedere che cosa succede alla persona del vostro cuore, che cosa vi vuole dire, cosa prova, cosa sente. Allora, qui abbiamo una persona che ama incontrarvi o vuole incontrarvi, quindi qui dipende un attimo dalla vostra situazione iniziale. Se siete distanti, questa persona vuole venire da voi, vuole vedervi. Qua c'è un sentirsi molto affini a livello mentale, a livello anche animico, quindi ci si sente proprio connessi, collegati l'uno con l'altro e questa persona sente una forte collaborazione. Qua la carta mi parla di partnership, di friendship, quindi due persone che collaborano, stanno bene insieme, vivono bene il rapporto. È un uomo che è molto grato della vostra conoscenza, pensa che siate delle persone molto umane, molto sensibili, anche devote al rapporto, siete fedeli e disponibili nei confronti di questa persona o viceversa. Ricordo sempre che sono interattivi, quindi queste energie potrebbero anche scambiarsi. Vi ritiene estremamente intelligenti, quindi ha una sorta di idea destinica di voi, cioè pensa che voi siate la persona giusta, ma che non siate arrivati nella sua vita casualmente. Infatti qua le carte mi parlano di una persona che è gioiosa nei vostri confronti, che prova un senso di vitalità in vostra compagnia, di successo, è una persona che accinge da voi le energie, il nutrimento per darsi forza nella vita ed è una persona che brilla con voi, sta proprio bene. Qui le carte mi parlano anche di un rapporto puro, di un rapporto che viene vissuto con delicatezza. È una persona anche che sente forse una sorta di un bisogno di protezione nei vostri confronti, vi considera gentili,
siete delle persone che sanno perdonare o che stanno aiutando questa persona a perdonare qualcosa o qualcuno del suo passato. Quindi questo è un po' quello che pensa quest'uomo o questa donna di voi. Vediamo un po' però che cosa aggiungono gli oracoli del vorrei dirti che, alla variante della stellina verde. Che cosa mi dite? Mi hai deluso. Ai ai ai. Ti rivelerò un segreto. Ho paura di quello che sento. Mi fa impazzire. Ti sento distante. Se tornassi indietro cambierei tutto. Ho le mani legate. Ai ai ai. Allora, qui diciamo che la stesa diventa con molti dettagli e le carte mi parlano probabilmente di una persona qui che è impegnata. Qua o le mani legate, o è impegnata, o ha una situazione magari familiare difficile, in qualche modo ha dei blocchi, perché avere le mani legate, sì, può essere che abbia una moglie, una compagna ufficiale, ma può essere che magari abbia anche dei genitori che gli stanno occupando molto della vita, perché hanno magari qualche problema, o sono in qualche modo hanno delle difficoltà e hanno bisogno di questa persona. Oppure può essere inerente al lavoro, la distanza, tante cose, ok? Quindi naturalmente poi voi ditemi nei commenti cosa riguarda in realtà questo blocco. Qua dice mi hai deluso, mi fa pensare che per qualcuno di voi, nonostante questo sentimento che ha questa persona, qui c'è ancora frequentazione tra voi due, però mi dà l'idea che il blocco che questa persona ha imposto, perché appunto ha le mani legate, abbia creato in voi una sorta di reazione di rifiuto, quindi o avete allontanato questa persona o ve ne siete andati o come magari vi siete semplicemente raffreddate emotivamente o non state più dando le attenzioni che davate prima a quest'uomo o a questa donna. Quindi è un po' deluso di questa cosa. Qua dice ti rivelerò un segreto, quindi probabilmente non vi ha mai detto neanche di provare tutto questo, oppure non vi ha ancora detto qualcosa della sua vita e ha intenzione di farlo. Dice: Ho paura di quello che sento, mi fa impazzire. Quest'uomo è molto attratto da voi, anche sessualmente, ma qui c'è proprio anche un sentimento perché le carte mi parlano di star bene a livello emotivo, a livello di connessione e anche intellettualmente. Questa persona è attratta da voi e infatti dice: Ti sento distante. Quindi qui mi fa pensare che voi vi siete un po' allontanati e vedete, se tornassi indietro cambierei tutto. Qua questa persona secondo me ha fatto qualche passetto verso di voi dicendovi delle cose non totalmente, magari non vi ha detto tutto, perché qua ha ancora dei segreti, ancora qualcosa che non vi ha rivelato e la vostra reazione l'ho un po' deluso perché qua probabilmente c'è stato un distacco, un allontanamento, se non fisico, emotivo. Prendiamo una carta motivazionale per voi. Vediamo sempre su cosa dovete lavorare voi per far andare bene questa situazione, recuperare le energie, riequilibrare il vostro stato emotivo. E qua dice: sono sempre al sicuro. Lascio andare l'attaccamento emotivo alle convinzioni del passato, così non mi feriscono più nel presente. Sono al sicuro. Ecco, qui le carte vi stanno chiedendo, vi stanno consigliando di lavorare su quello che provate rispetto a dei rapporti passati che vi hanno in qualche modo ferito, vi hanno creato anche delle convinzioni errate. Qua dice siete al sicuro, quindi non andate in panico, non arrabbiatevi, non frustratevi rispetto a questa situazione che ha imposto un po' questa persona. Lasciate che il tempo faccia il suo corso, perché qui se voi vi tranquillizzate e recuperate le energie positive che avete dentro di voi, le cose si sistemano, vanno per il meglio. Vediamo un consiglio, prendiamo sempre due carte dell'oracolo del cuore per voi. Una è qui, matrimonio, giocosità. Allora, le carte qua ti dicono matrimonio, questa situazione include il matrimonio. Giocosità, per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te.
Allora, qui diciamo che dividerei un attimino i consigli che queste carte vi vogliono dare. Beh, il primo che va bene per entrambe le varianti è il fatto di accettare e prendere con più leggerezza questa situazione. Le carte vi stanno consigliando proprio di trovare lo spirito leggero che avete all'interno di voi per far sì appunto che le cose si sviluppino più spontaneamente e questa persona si senta anche serena a comunicare con voi, a dirvi delle cose che magari lo bloccano o potrebbero metterlo un po' a disagio. Quindi lasciate che le cose scorrino come devono scorrere, perché qua dice siete al sicuro, quindi se vi tranquillizzate voi e lavorate sulla vostra autostima, sulla vostra sicurezza, nel fatto che avete capito che questa persona mm, non si comporterà male oppure comunque risolverà i suoi problemi. Accettate e andate avanti con giocosità, in modo più leggero, perché voglio dire, qui abbiamo anche la carta del matrimonio. Allora, o le carte, cioè se voi sapete che questa persona è impegnata, le carte vi stanno consigliando di, per il momento, accettare la presenza di questo matrimonio, perché probabilmente questa persona ha bisogno di tempo per poter slegarsi da questa situazione. Però se questa persona non trova la sicurezza in voi rispetto al rapporto, probabilmente non capirà che il vostro rapporto è effettivamente così prezioso, così importante, fino a prendere una decisione di un certo tipo. Per altri invece, dove le mani legate riguardano non la vita sentimentale, ma riguardano altre questioni familiari, lavorative, eccetera, le carte qua vi dicono che state andando verso un rapporto stabile e quindi di perseguire i vostri obiettivi, di non mollare, perché questa persona in realtà di fondo ha intenzione di arrivare a un matrimonio, un rapporto effettivamente stabile. Andiamo a vedere i segni zodiacali, così trovate qualche spunto in più, qualche dettaglio che può aiutarvi a capire se è la vostra variante. Allora, qui abbiamo la Vergine, per la stellina verde, lo Scorpione, i segni di fuoco, quindi Leone, Ariete e Sagittario. Qui abbiamo i segni di acqua, quindi lo Scorpione è già confermato abbondantemente, ma abbiamo anche i pesci e il segno del cancro. Ultimo segno per la stellina verde, il Capricorno. Va bene, allora, variante 2, io vi ringrazio per aver seguito, mettete un like, mi raccomando, e attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così vedete tutte le notifiche riguardo ai video che carico, ma poi magari partecipate anche a dei sondaggi che a volte metto in community. E nulla, se volete un consulto privato delle informazioni, mi potete contattare via mail o via WhatsApp, trovate tutto sotto nella descrizione del video. Io vi ricordo che faccio vari tipi di consulti, cioè sia la possibilità di fare una domanda singola ad un prezzo naturalmente modico, sia un approfondimento, quindi un consulto generale molto molto approfondito, canalizzazioni del pensiero, ma abbiamo anche la lettura della costellazione familiare con le carte dei NAT, che è relativo a cercare di capire lo stato emotivo e il modo di ragionare della persona che abbiamo di fronte, in modo tale che a volte ci sono delle situazioni che non si sbloccano, che non cambiano e andiamo a capire come ragiona questa persona, perché è bloccata e quindi se c'è possibilità di sblocco o di in qualche modo un cambio di atteggiamento da parte di questa persona, cioè da cosa è dovuto il fatto che lui o lei si comportano in determinato modo, quindi naturalmente dove poter lavorare e in che modo vi dovete quindi comportare in base a quello che desiderate poi. Va bene, io vi mando un abbraccio grossissimo, vi aspetto con i prossimi interattivi, domani con la nostra canalizzazione del pensiero e vi mando un abbraccione grosso e vi aspetto, vi auguro una buona serata a tutti quanti.